Ben ritrovati a Dipinti a Voce, la rubrica video per conoscere più da vicino le opere della collezione della Casa Museo Pietro Ghizzardi. Anche oggi ci troviamo appunto qui alla Casa Museo a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, dove è raccolta la maggiore collezione delle opere dell'artista. Pietro Ghizzardi è riconosciuto come uno dei maggiori artisti dell'outsider art, dell'arte irregolare italiana ed europea, e in questo luogo è raccolta la maggiore collezione delle sue opere e il suo archivio storico. Oggi parleremo dell'opera che è al mio fianco e che si inserisce in un genere che Pietro Ghizzardi ha praticato con grande frequenza, è quello dell'autoritratto. L'autoritratto che vedete qui è del 1967 ed è uno dei moltissimi che Pietro Ghizzardi ha eseguito. La pittura di questo artista è prevalentemente legata, perlomeno nella vulgata, a soggetti femminili. Pietro Ghizzardi è molto noto per le sue donne, che sono forse anche gli esemplari più visti nel suo percorso espositivo attraverso i decenni. Però Pietro Ghizzardi, appunto, come abbiamo visto, ha ritratto anche vari uomini. Uomini quasi sempre caratterizzati da una certa autorità, da un certo prestigio, quindi appunto figure storiche, santi, e più raramente invece persone a lui vicine, quindi amici o parenti. Un'eccezione è però appunto quella degli autoritratti. Ghizzardi si dipinge davvero innumerevoli volte e sono tante le attestazioni della pratica appunto del ritrarre se stesso. Chiaramente nella storia dell'arte l'autoritratto ha un significato ben preciso, quasi tutti i più grandi artisti si sono cimentati con questo confronto serrato con se stessi attraverso il tempo, e lo fa anche Pietro Ghizzardi. Le prime attestazioni appunto di autoritratto che noi abbiamo sono degli anni 40 e 50 e periodicamente Pietro Ghizzardi in qualche modo si incontra attraverso la pittura e riproduce le sue fattezze in momenti diversi della sua esistenza. Questo autoritratto è del 1967 e Ghizzardi riserva comunque nel trattamento della propria figura quegli stilemi che attribuiva normalmente appunto agli uomini di spessore, di grande dignità che ritraeva. In particolare questo gesto delle mani visibili quasi posate sul petto lo ritroviamo anche in tanta ritrattistica di figure maschili di prestigio. Penso ad esempio ad alcuni ritratti di Leonardo da Vinci o di Giuseppe Verdi per esempio, ma anche di molti santi e anche ad alcuni ritratti, raffigurazioni di Gesù Cristo in cui appunto le mani sono ostese in qualche modo così. Pietro Ghizzardi appunto ha circa una sessantina d'anni e si ritrae utilizzando colori che sono nuovi per la sua tavolozza. Siamo sul finire degli anni 60, Ghizzardi ha già inizia ad ottenere un riconoscimento come pittore e questo in qualche modo ristora un pochino le sue finanze, che erano comunque molto ai minimi termini, e quindi comincia ad introdurre anche degli elementi coloristici nuovi. Introduce appunto colori chimici o comunque non più autoprodotti e in questo ritratto vediamo un uso piuttosto massiccio ad esempio dei pastelli a cera. Soprattutto per quanto riguarda la colorazione delle mani e della barba, ad indicare in qualche modo comunque una senilità a cui l'artista stava andando incontro. Come ho detto, l'autoritratto è stato un genere molto costante all'interno della produzione di Ghizzardi e proprio per questo motivo vorrei confrontare questo esemplare del 1967 con un altro autoritratto che possiamo senza dubbio definire senile,
del 1983. Questo ritratto naturalmente rappresenta un Guizzardi invecchiato che ha ormai quasi 80 anni, con questo appunto sguardo profondamente penetrante e intenso, e soprattutto mi piace mostrarlo perché anche la tecnica di questo ritratto è particolare. Si tratta infatti di un'incisione, tecnica che Pietro Guizzardi ha utilizzato spesso, soprattutto dalla seconda metà degli anni 70. Molte delle incisioni da lui realizzate riguardano soprattutto scene naturali, in particolare la rappresentazione di uccelli. Alcune eccezioni sono rappresentate dagli autoritratti come questo e da alcune figure femminili. In questo caso poi Guizzardi non si è limitato a incidere su lastra, ma ha anche poi dipinto con la sua tavolozza ibridata appunto anche in questo caso da colori chimici, perché siamo negli anni 80 e da pastelli a cera, e quindi insomma questo è il risultato, lontano per quanto riguarda la rappresentazione dal ritratto che abbiamo visto eseguito in precedenza, ma che comunque dà conto di quanto anche per questo artista fosse fondamentale in qualche modo fare i conti con la propria immagine anche attraverso la sua pratica. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Dipinti a Voce.